Abbiamo provato un sacco di tipi di risotto in questi mesi e uno di quelli che ci è piaciuto di più è anche uno dei più semplici a farsi, il risotto al parmigiano. Vediamo insieme come prepararlo. La prima cosa che ti serve, come tutti i risotti, è avere un po' di brodo, per cui metto dell'acqua sul fuoco e poi metto un dado da brodo. Naturalmente se hai del brodo vero fatto in casa molto meglio, io non ce l'ho per cui uso il dado. Poi preparo un soffritto di cipolla, è sufficiente anche una mezza cipolla in questa maniera. Levo la buccia alla cipolla e a questo punto devi cercare di tritarla molto finemente. Io sto preparando il risotto per 2 persone, comunque trovi gli ingredienti in descrizione al video. Trito la cipolla un po' meglio. Ecco, direi che così è sufficiente. Per il risotto utilizza una casseruola come questa, importante non farlo in una padella. La metto sul fuoco medio e poi metto in padella un pezzetto di burro. L'altro pezzetto servirà poi per la mantecatura finale. Non appena il burro si è fuso, aggiungi la cipolla al tegame e poi lascia soffriggere lentamente. Non appena vedi che la cipolla inizia a imbiondirsi, aggiungi il riso. Adesso lasciamo tostare il riso per un 2-3 minuti, girandolo ogni tanto, e nel frattempo il brodo deve essere arrivato a ebollizione. Passati 2-3 minuti è arrivato il momento di aggiungere il brodo. Bene, a questo punto non resta altro che portare il riso a cottura aggiungendo il brodo via via che si asciuga eccessivamente. E mentre il riso cuoce non dimenticare di lasciare un mi piace a questo video perché lo apprezzerei moltissimo. Ricordati di far sempre bollire il brodo, perché se tu aggiungessi al riso dell'acqua fredda interromperesti la cottura con danni deleteri per il risotto. Quando vedi che si asciuga troppo, aggiungi un po' di brodo e poi mescoli, senza mescolare eccessivamente. Quando il riso ti sembra vicino ad essere cotto, assaggia, così valuti non solo il grado di cottura ma anche il sale. Nel mio caso il brodo è un brodo di dado, quindi già salato, e non devo salarlo nuovamente. In caso aggiungi il sale, ma comunque tieniti un po' indietro di sale, ricordando che comunque il parmigiano è già un po' salato di suo. Quando il riso è cotto, spengi il fornello e poi faccio la mantecatura finale fuori dal fuoco. Aggiungo il burro e 60 g di parmigiano reggiano. Bene, adesso mantecare vuol dire mescolare fortemente, facendo anche un po' sbattere il riso intorno alle pareti della casseruola, finché il riso non si è completamente amalgamato e ha fatto una bella cremina con il parmigiano reggiano e con il burro. Guarda cosa sta avvenendo. Bene, hai visto? Non ci è voluto molto, forse 1 minuto o 2 di mantecatura al massimo ed è bello e pronto e possiamo andare a servire. Serviamo il risotto, metto un po' di risotto nel piatto. A me, come vedi, il risotto non piace particolarmente lento, c'è chi lo preferisce più lento, quindi in questo caso, se è così anche per te, lascia un po' di brodo da parte e lascialo un pochino più lento alla fine. Bene, secondo me ci sta bene anche un po' di pepe, per cui proviamo a metterlo in questa maniera. È pronto il nostro magnifico piatto di risotto al parmigiano reggiano. Buonissimo, ci è voluto veramente un attimo a farlo e faremo felici tutti quanti stasera. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!